Salve, con questo video voglio farvi vedere in che modo possiamo utilizzare i contatori a disposizione nel programma TIA Portal per programmare i PLC della serie S7 della Siemens. Per facilità dell'operazione ho già programmato le variabili che useremo nel programma e anche il PLC è già collegato attraverso il suo cavo Ethernet con il computer in modo da poter trasferire il programma dal PC al PLC. Iniziamo subito con il primo contatore, il CTU, che si trova su istruzione di base, cartella contatori CTU. Lo prendiamo, lo portiamo nel segmento e ovviamente siccome forma un blocco dati, gli diamo un nome, lo chiamiamo conta app. Come possiamo vedere, il contatore ha 3 ingressi e 2 uscite. L'ingresso CU è l'ingresso che serve per collegare un segnale di input per incrementare i valori all'interno del contatore. L'ingresso R bisogna collegare un ingresso, un input che servirà a resettare il contatore, cioè riportare i suoi valori a 0, mentre PV, Previous Value, sarebbero i numeri dei conteggi per cui viene impostato il contatore. In uscita abbiamo l'uscita Q. L'uscita Q è normalmente un'uscita chiusa, quindi in stato off, diventa stato on quando il contatore raggiungerà il valore massimo dei valori. Eccolo qua. Una volta che abbiamo preparato questo segmento 1 che serve per, come dicevamo, serve per dimostrare l'utilizzo del contatore app, passiamo alla compilazione del software e poi lo mandiamo nel dispositivo con carica nel dispositivo. Completiamo l'operazione di caricamento e a questo punto abilitiamo la visualizzazione dei stati on-off degli ingressi e delle uscite. Ecco, come possiamo notare, allo stato attuale il contatore segna già 5 conteggi e quindi l'uscita Q00 è attiva e l'uscita Q è in stato on. Se vado ad azionare, a switchare il segnale all'ingresso I0.6, il contatore ritornerà allo stato 0. In questo caso adesso, andando a lavorare con l'input I0.0 direttamente dal PLC, ogni volta che passo dallo stato off allo stato on, si incrementa il valore del contatore. Al quinto input ovviamente avrò l'uscita Q0.0 attivata e con l'ingresso I0.6 lo vado a disattivare. Voglio però farvi notare una cosa. Cosa succede se lasciassi il programma così come lo vediamo adesso. Vado ad incrementare fino al massimo dei valori e continuo a ricevere un input sull'ingresso di 0.0. Ecco, vedete che il conteggio del contatore aumenta. È vero che l'uscita Q0.0 è attiva, quindi non è che viene resettata e attivata nuovamente, ma certo non è bello vedere che il valore qui continua a salire. Così vado a resettare un attimo il tutto. Cosa possiamo fare per evitare che continui ad incrementare il suo valore quando ha raggiunto il valore massimo di 5? Intanto tolgo gli stati on-off e la cosa più logica da fare è inserire un altro segnale, un altro input, un contatto normalmente chiuso. Questo segnale normalmente chiuso posso mettere, le vie sono diverse, questa è la più semplice, vado a mettere lo stesso segnale che dipende dall'uscita. Ovviamente questo segnale è on solo nel momento in cui il contatore ha raggiunto un valore 5. Fino a quando non raggiunge il valore 5 questo segnale rimane attivo. Per cui, se andiamo di nuovo a caricare il tutto, impedirà che il valore del contatore salga
aumenti oltre il numero 5. Carichiamo di nuovo nel PLC. Visualizziamo di nuovo gli stati e ripetiamo l'operazione. Vado ad azionare il mio ingresso 0.0, 4, 5. Adesso, quando sono arrivato a 5, il segnale Q0.0 dell'uscita è diventato on, di conseguenza questo è diventato off. Io posso continuare a mandare il segnale, ma non mi aumenterà il valore del conteggio. Ovviamente se vado ad azionare l'ingresso di 0.6 riporto tutto a 0. Questo è il semplice modo per programmare un contatore app che può avere moltissime applicazioni. In questo video vedremo solo come si usa, come si programma, poi le applicazioni sono tantissime, non è il momento di parlare di applicazioni. Passiamo adesso invece al contatore CTD, lo mettiamo nel segmento 2. Il contatore CTD è un contatore down, conta down, ovviamente si deve creare un suo blocco dati. È un contatore che invece di contare verso l'alto, da 0 al massimo, conta dal massimo verso il minimo, conta down. Il CD sarebbe l'ingresso che ci permette di decrementare il contatore, quindi andiamo a mettere l'ingresso. Le variabili, vi dicevo, sono già state programmate. Il PV questa volta mettiamo 3, e il D mi sembra che sia i 0.7, se non mi ricordo male, eccolo qua, e in uscita mettiamo un segnale che mi permetta di vedere quando l'uscita è attiva. Ovviamente bisogna compilare di nuovo il tutto, ricaricare le modifiche nel PLC e poi possiamo testarlo, verificare il funzionamento di questo contatore down. Rimettiamo la visualizzazione degli stati on-off degli vari ingressi e uscite. Ecco, continuiamo. Quello che possiamo vedere è che allo stato attuale il contatore conta come valore 0 e non parte invece con il valore del decremento da 3 verso lo 0. Per fare questo dobbiamo permettere che l'ingresso I07, una volta che viene attivato, carica il valore del valore massimo per tornare al minimo. Quindi, più che essere un reset del contatore, l'LD sarebbe load, carica il valore che c'è in PV in modo che poi, una volta che andiamo ad operare sull'ingresso I0.1, il contatore diventa a decremento. Eccolo qua, proviamo. 2, 1, 0. Se vogliamo far ripartire il conteggio partendo dal valore che c'è in PV3, dobbiamo ovviamente operare sull'ingresso I0.7. Eccolo qua. Il problema di questo contatore è lo stesso problema che avevamo visto prima, mancando un contatto normalmente chiuso in questo punto. 2, 1, 0, meno 1, meno 2, arriviamo anche a meno 40, temperature molto fredde. Quindi interrompiamo il collegamento con gli stati, metto un contatto normalmente chiuso, e questo contatto normalmente chiuso è l'opposto del Q0.1, l'inverso, il negato, Q0.1. A questo punto, se vado di nuovo a compilare e a caricare nuovamente tutto nel PLC, e alla fine del caricamento andiamo ad attivare di nuovo la visualizzazione degli stati, dei controlli on-off,
Se andiamo a fare di nuovo il test del programma, intanto ricarichiamo il valore 3 nel contatore e adesso andiamo a fare il countdown. 2, 1, ecco, 0, 0, 0, nonostante continui a ricevere il segnale da I01, il contatore non può essere decrementato ulteriormente perché questo segnale è disattivato e non può permettere di caricare il valore. Vado di nuovo a caricare di nuovo il valore con LD. Ecco, a questo punto abbiamo completato quello che è il discorso del contatore down. Come ultimo contatore volevo farvi vedere il terzo a nostra disposizione, lo mettiamo nel segmento 3, è il contatore questo CTUD. Questo sarebbe un conta up e down. È un contatore che conta sia in incremento sia in decremento. Abbiamo completato di dare il nome. Ecco, in questo caso abbiamo 5 ingressi e 3 uscite. Per quanto riguarda il CU, sarebbe l'ingresso che permette al contatore di contare in incremento. Quindi vado a mettere lo stesso valore I0.1 che avevo usato nel conta I00 che avevo considerato nel conta up. Il CD è l'ingresso per decrementare il contatore, quindi metto lo stesso ingresso che ho usato sul precedente contatore. R è il reset dell'app, mentre LD è per caricare il valore del down. PV sarebbe il valore del contatore, mettiamo 5. Ecco qui, qua mettiamo un'uscita per vedere quando l'uscita Q00 è attiva. Ecco, a questo punto andiamo di nuovo a fare le operazioni precedenti, andiamo a compilare e a caricare nel PLC le modifiche. Riportiamo la visualizzazione degli stati. E andiamo a provare. Lavorando con I0.0 posso vedere che c'è un incremento del contatore. Se vado invece ad azionare l'ingresso del conta down, il contatore decrementa. Andiamo fino al massimo, fino a 5. Ecco, se vado ad azionare l'I0.6, il contatore torna a 0. Vediamo cosa succede se invece vado ad azionare I0.7. I0.7 carica il valore che c'è in PV e in questo caso posso decrementare il contatore. Ovviamente anche per questo tipo di programmazione è necessario mettere qui 2 contatti normalmente chiusi per evitare che il contatore superi il valore massimo 5 e scenda al di sopra. Mettiamo il valore del blocco dati che corrisponde a Q, quindi vado a cliccare su conta up and down e ovviamente devo far conto dell'uscita Q up, mentre sotto l'uscita QD. Se vado a caricare il tutto e lo andiamo ad esaminare, vedremo che il tutto funziona perfettamente.